sarà una giornata fenomenale, ve lo garantisco. Amici e amiche del tubo, buongiorno, buongiornissimo. Oggi non ho una bici, oggi ho la DeLorean di Michael J. Fox. Perché? Perché ho disegnato questo percorso nel Parco Agricolo Sud di Milano, un percorso di 65 km, e questo percorso è un po' un salto nel passato perché si svolge tra cimiteri abbandonati, chiese abbandonate, cascine abbandonate e mulini, e addirittura una cascina con un mulino abbandonato e una pompa di benzina con le lire. Ve le ricordate le vecchie lire, la nostra moneta di una volta? I soldi di carta da 1000. Tutti questi percorsi che sto facendo potete trovarli sul mio canale Telegram, scaricarli e divertirvi. Quindi vi metto qua il link in descrizione e iscrivetevi. E ovviamente non dimenticatevi di mettere un like al video e iscrivervi al canale. Quindi un panda alle ciance, ma proprio un panda alle ciance, e andiamo a far andare le gambe. Casco sempre. Parte subito con questo bellissimo tracciato, una ciclabile nuovissima fatta attorno alle mura dell'abbazia. Guardate che bello! La vedete lì in fondo? In cima a questa salitella c'è il primo luogo abbandonato, che è una chiesetta. E il bello di queste zone è che si sente solo il fruscio degli alberi e il canto degli uccelli. E i grilli anche. Qui siamo alla Cascina Cornate e questo è l'oratorio di Santa Maria Dolorata, che fu donato nel 1561, pensate, da Papa Pio IV alla Cagranda, l'ospedale di Milano, che fu fondato da Francesco Sforza nel 1456, mi sembra. Mi sono fermato un attimo. Non ho tolto il volume, c'è veramente un silenzio qui. La 1 del pomeriggio, un po' una voglia di un pisolo mi viene. Andiamo, va! Adesso ci dirigiamo a Fallavecchia, un piccolissimo borgo murato di origine longobarda dove troverete anche una tabaccheria abbandonata. Fatto una piccola deviazione, vediamo dove ci porta. Come sto godendo all'ombra. Oh, ma che colori. Qui è una proprietà privata, non si può entrare. E anche perché si sentiva già qualcuno abbaiare non molto simpatico, quindi andiamo avanti. Eccoci qua ragazzi, stiamo arrivando a Fallavecchia, queste sono le mura e fu così che arrivammo a Fallavecchia. Ciao ragazzi! Tutto a posto qui? Adesso che tranquillità, oh. È anche un bel odorino.
Questa è la vecchia tabaccheria di Fallavecchia. Qui proprio sembra di fare un salto indietro nel dopoguerra, negli anni 50. Questa scritta ha più di 60 anni. Qui sa tutto degli anni 50. Guardate il vecchio alimentare come una volta. Ve l'ho detto che oggi non ho una bici, ma la DeLorean di Michael J. Fox. Questo borgo, come vi dicevo, ha origine longobarda ed è praticamente a forma quadrata. Ci vivono pochissime persone, tra l'altro c'è una trattoria molto rinomata e quindi oggi c'è un po' di gente perché è domenica. Lo sapevo che non dovevo fermarmi. Però non ho resistito, ragazzi. Erano le 2:30 del pomeriggio, una fettina di torta. Beh, adesso vediamo di riprendere. Prossima tappa, Naviglio di Bereguardo e Cascina Nuova Campagna. Eccoci qua, ragazzi, abbiamo ripreso il Naviglio di Bereguardo e adesso ci incamminiamo verso la prossima tappa. Guardate che bella questa. Cosa dite, soffio? Ok ragazzi, il tragitto continua. Questo è un piccolo tratto asfaltato, ma vedete, silenzio totale. Guardate questo luogo. Entriamo a piedi. Si sente solo il vento. Gli edifici che sto visitando non sono pericolanti, però comunque bisogna sempre prestare attenzione. È stupendo, pensate quanta gente ci viveva qui. Attenzione ovviamente alle gomme perché è anche pieno di cocci. Guardate la chiesetta con il campanile. Sapete anche una cosa che mi fa un po' impressione è che quando si alza il vento si sente sbattere qualcosa, quasi tipo quei paesi dei film western, nei nostri western anni 60-70. Questo giro è un susseguirsi di emozioni. Si buscaglia qua. Ah, che bello il rumore delle foglie. Questo posto da dove spunta? Io sono curioso come la merda e quindi giro un po' dappertutto. Ma che bello! E alla fine ho scoperto che è una cooperativa sociale, si occupano del recupero delle persone tipo tossicodipendenti e malati di HIV, e comunque è una bella cosa. E qua c'è l'agriturismo anche, e è molto bello. Eccetto bici, noi passiamo. Abbiamo passato questo un piccolo paesino che si chiama Rosate e
Guardate dove vi porto ora. Vi devo ricordare che qua siamo alle porte di Milano. Questo mi sa che è un chiosco, ma non vende panini. Si pesca? Qualcosa va? Va bene. Andiamo. Tra un po' inizia la zona cimiteri. Sapete quella leggera sensazione che avete ogni tanto, come dire, ma dove siamo? Però che pace! Lo vedete quello in fondo sulla sinistra? Quello è un piccolo cimitero abbandonato. Beh, entriamo a vedere comunque con rispetto. Ragazzi, questo è il cimitero di Ternate, è il primo di questi due cimiteri che vedremo. Adesso andiamo a vedere il secondo, che è il cimitero abbandonato di Maiorano. Non ho ancora cantato in questo video e sinceramente non so neanche cosa cantare oggi. Ditemelo voi, scrivetelo nei commenti. Tipo un ciao ragazzi, ciao! Vabbè, non sono un cantante nato. Questo sembra proprio il classico vialone che porta in fondo a un cimitero. Ciao signora Nutria. Vabbè. Bye bye. Questo è il cimitero di Maiorano, ma è chiuso. Sinceramente non so neanche da quanto tempo dirvi che questi cimiteri sono così abbandonati. Comunque, proseguiamo. Quando è verde si va. Ragazzi, sono le 6 del pomeriggio quasi e la giornata è ancora stupenda, è piena primavera. È tutto un alternarsi di sentieri, ciclabili, canali. Veramente non so più cosa dire di questo percorso. Le ombre si stanno cominciando ad allungare. Qui siamo alla cascina Mandrugno. Pensate che questa cascina, insieme a un'altra cascina che si chiama Cascina Fenegro, faceva addirittura comune nel 1800. Nel 1700 qui si contavano 80 abitanti, mentre in età napoleonica gli abitanti salivano a 1840. Attualmente qui è tutto abbandonato e pare che sia all'asta. Beh, cosa ne dite? Questi posti veramente un tuffo nel passato, in altri secoli, altre vite. Ma non è mica finita qui, Adesso vi porto a vedere un mulino, ovviamente abbandonato, con un laghetto. Stiamo arrivando,
Io direi che una pausa ci sta. Beh, che giornate ragazzi. Ciao. Pescato? Sì. Allora stasera si mangia. Non ci possiamo fermare purtroppo perché ci sono ancora alcune cose belle da vedere, ma proprio belle. Fantastico sto pezzo. Sono le 6:30 del pomeriggio. Qui adesso ragazzi si entra in un percorso ciclabile un po' particolare. Sono 8 km che ci porteranno fino a Naviglio Grande e a Gaggiano, su un percorso diciamo con un terreno un po' diversificato tra un po' di asfalto adesso, ma poi sterrato e anche addirittura del pavé. Ciao. I salici piangenti. Attenzione, ecco un bel moscerino nell'occhio. Ciao. Che polvere! Segnatevi questo posto, si chiama La Casa delle Chiavi, è un bar, è una onlus dove tutti i ciclisti si fermano, quindi qui quando vi fermate fate anche del bene. Ciao ragazzo! Qui c'è anche un punto di assistenza bici, c'è una ciclostazione dove potete fare manutenzione alla vostra bici e c'è poi una piccola biblioteca dove si possono anche prendere, scambiare i libri gratuitamente. Questo è il gran finale, ma vedrete cosa troviamo. Tra l'altro mi sa che il tempo sta un po' cambiando, Comunque, dopo tutti questi chilometri, avere una full sui sentieri che salva il culo non è male. Siamo pure contro vento, ma guardate qui, questa cascina è veramente enorme. Guardate qui, qui c'è il mulino, l'acqua scorre ancora e guardate qui c'è una vecchia pompa di benzina in lire. Qui siamo alla cascina Coria, che è una cascina abbandonata e di proprietà di un contadino che la usa come deposito. Il silenzio di questi luoghi ti lascia basito. Mi sa che me la prendo, sento qualche goccia, quindi forse è meglio muoversi per tornare a casa. Comunque il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Le tracce le potete trovare su Telegram e su Komoot, quindi mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!